Ciao G-Stripser, in questo video creeremo una mappa come questa. Apriamo infatti QGIS, per prima cosa carichiamo le geometrie con aggiungi vettore. Per questo video scelgo le geometrie dei confini amministrativi. Le prendo, le ho scaricate dall'Istat, quindi vado a prendere la cartella Istat. Ok, prima le regioni che sono il livello 1. Ok, caricate. Poi vado a prendere i comuni, che sono il livello 3, e poi infine prendo le province. Per creare una mappa come quella iniziale inquadriamo la regione, ci zoomiamo sopra, possiamo fare scivolare i pannelli lì a destra e adesso iniziamo a tematizzare il livello 3. Facciamo con un bordo più spesso e vuoto, con riempimento vuoto. Uno dovrebbe andare bene, lo mettiamo rosso per farlo andare più in risalto. Ora passiamo al livello 2, a dare lo stile al livello 2, anche questo senza riempimento. Ok, 0,5 dovrebbe andare bene col bordo nero. Infine diamo uno stile ai comuni che sono il livello 3. Ma prima inquadriamo meglio l'interesse, facciamo la selezione sulla regione, così possiamo fare lo zoom sulla selezione. Ok, apriamo le proprietà del livello 3. Cerchiamo di dare uno stile un colore un po' più tenue e il bordo dei confini un po' più fine. Ok, così dovrebbe andare bene, vediamo il risultato. Ok, adesso carichiamo una mappa di base col plugin Quick Map Service. Scegliamo CartoDB Positron, non quello retina perché è più pesante. Aspettiamo un attimo che finisce il caricamento perché lo sta scaricando dal server. Eccolo. Adesso sistemiamo ancora lo stile del livello 3 rendendolo un po' più trasparente. Ok, così dovrebbe andare bene. Sì, si vede. Adesso carichiamo anche un altro livello che da Stamen ci dà la possibilità di caricare solo le etichette, tutto il resto lo rende trasparente. Ok, dovrebbe arrivare, lo spostiamo sopra per vedere. Vi piace? Bello, quando l'ho scoperto. Quindi sistemiamo ancora il livello 3, diamogli un po' più di trasparenza. Ok, ci siamo quasi, ma proviamo a dargli un colore diverso in base al livello 2, anche se al livello 3 però ha un codice per il livello 2 che sono le province, quindi con codice Pro facciamo classifica, il campo per utilizzarlo è Code Pro, appunto quello delle province. Non ha tenuto la trasparenza, ma adesso lo sistemiamo subito. Prima facciamo un filtro perché vediamo che ci sono troppe geometrie, non ci interessa solo quella della regione Lombardia. Controlliamo con l'Identify che il livello 3 e andiamo a prendere in genera, facciamo nel query builder, scriviamo codice regione, codice reg uguale 3. Facciamo ok e vediamo che nel risultato vediamo solo i comuni all'interno della regione. Quello che vedete schema è una presentazione semplice ma efficace. Sistemiamo ancora, mancava la trasparenza. Torniamo sulla categoria, facciamo delete all
per e riclassifichiamo in base a quello che abbiamo trovato. Applichiamo la trasparenza tutti in blocco e poi alla fine applicate che così il risultato è quello che volevo. Nella prossima parte del tutorial vedremo come fare una mappa stampabile, salviamo il progetto perché non l'abbiamo ancora fatto e niente, vi aspetto con il prossimo tutorial e soprattutto i vostri commenti.